Nelle ultime ore tante grane per Zelensky, che rischia grosso. Una tra queste è Fedorov, che si fa avanti e parla di elezioni a guerra in corso, cosa sempre esclusa assolutamente dal 2024, non so se vi ricordate da quando sarebbero dovute esserci le elezioni presidenziali in Ucraina. Nuovo scandalo della corruzione nell'ufficio di Zelensky, nell'ufficio dei collaboratori di Zelensky. Ci sono state delle perquisizioni, oltre ad altri soggetti, sempre molto vicini a Zelensky, nell'ambito appunto della corruzione. E poi adesso, proprio dell'ultimo secondo, mentre registro, è mercoledì 19 agosto, è tardissima mattinata, per alcuni è pomeriggio, un nuovo arrestato nell'ambito del sabotaggio del Nord Stream. Un altro ucraino, o almeno a quanto pare. Anche questo si chiama Vladimir Zeta. Ma si chiamano tutti uguali? Non c'era anche un altro Vladimir Zeta? Che era stato... Allora, uno si era rifugiato in Polonia e non volevano, e non vogliono, consegnarlo alla procura, alle autorità tedesche. Quello in Italia dovrebbe essere stato estradato, quello che avevano beccato qui in vacanza a Rimini. E questo ne è un altro, ma si chiamano tutti uguali. 4 anni dopo gli attacchi ai gasdotti Nord Stream è stato arrestato un secondo sospettato. Si tratta di un subacqueo addestrato di nazionalità ucraina. La Procura federale col mandato europeo è accusato appunto dei sabotaggi. Il gasdotto era fatto per portare il gas, cioè lo sappiamo benissimo. È fortemente sospettato di aver partecipato insieme ad altre esplosioni e sabotaggio del gasdotto. La Procura federale tedesca sospetta che agenti statali ucraini siano dietro gli attacchi ai gasdotti Nord Stream. È incredibile che la Germania continui a finanziare e ad armare un paese che praticamente ha sabotato il principale, cioè la causa principale della recessione della Germania di qualche anno fa, e la causa principale della distruzione dell'economia tedesca, che ora si vede l'energia aumentare, ma noi ci eravamo abituati, non a questi livelli come in questo momento, con il costo dell'energia che è insostenibile, il costo dei carburanti insostenibile, ma questo ne parlerò nel canale Geometra, perché i prezzi del carburante continuano ad andare su, tornano di nuovo a salire incredibilmente, non sono ancora scaduti le sconticine delle accise del nostro governo Meloni. Grane per Zelensky, grane che nelle ultime ore poteva anche farne a meno. Ci sono state queste perquisizioni per corruzione nell'ufficio dove lavora. Allora, leggo un paio di titoli come screenshot del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera. Kiev, operazione anticorruzione contro gruppo legato a Zelensky. Fedorov chiede elezioni in Ucraina. Queste sono le notizie, quelle più importanti. Nuova ondata di droni ucraini su Mosca. Questo è il Corriere della Sera. Sì, ci sono stati attacchi, magari lo accenno verso la fine del video. I russi, intercettati e abbattuti, cioè i droni lanciati dall'Ucraina. Infatti non si sa se sono stati colpiti obiettivi e quali, niente. Poi blitz anticorruzione contro gruppo legato a Zelensky. Cito il fatto, che è un altro tra i link che vi lascio in descrizione. Nuovo terremoto politico giudiziario scuote i vertici dello Stato ucraino. Arriva fino all'ufficio presidenziale di Zelensky. Gli uomini della NABO e della SAPO, cioè delle autorità, una si chiama l'Autorità Nazionale e la Procura Specializzata Anticorruzione, hanno perquisito gli uffici tra i vari soggetti, politici, ex politici, esponenti, c'è questa Irina Mudra, che è una dei vice capi dell'ufficio di Zelensky, che era già presente prima che Yermak fosse stato mandato via proprio per questo problema di Midas, cioè di quelli che trasformano tutto in oro. Yermak, l'eminenza grigia dietro Zelensky, l'hanno dovuto mandare via controvoglia, perché è stato invischiato in questo scandalo di corruzione, della corruzione, e ora anche questa Mudra, sempre per lo scandalo della corruzione. Censor.net, che è un sito ucraino, l'Ufficio Nazionale NABU e la Procura Specializzata SAPO stanno conducendo un'operazione speciale
Ah, non è militare speciale, ok. Per smascherare un'organizzazione criminale operante sotto la guida di un attuale e di un ex membro del Parlamento ucraino, con il coinvolgimento di alti funzionari dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, cioè di Zelensky, e di altri individui. È un terremoto veramente, perché cioè, non finisce mai questo terremoto. Questo sembra la coda lunga del Covid, che lo scandalo della corruzione in Ucraina è talmente esteso che i nostri media fanno fatica a parlarne, perché è davvero imbarazzante, perché bisogna dire che noi stiamo mandando miliardi ad un paese che se li ciuccia in questo modo. Buona parte. Poi una piccola parte va a quello che dovrebbe andare. La corruzione è un problema nostro, perché li mandiamo noi i soldi, eh? Cioè non è che noi adesso qualcuno dice no, vabbè, la corruzione è dappertutto. Sì, ho capito, ma noi finanziamo l'Ucraina, che non fa parte dell'Europa, che non fa parte della NATO, che sta in guerra con la Russia. Con tutto quello che mandiamo, abbiamo mandato 200-300 miliardi nel corso di questi anni, vogliono mandarli, altri 90 li hanno approvati a fine dell'anno scorso, altri 140 che non si sa dove li troveranno per i prossimi 2 anni. Che facciamo? Facciamo correre tutto via come se fosse normale, perché tanto c'è dappertutto, e poi non vedi la Russia? Continuiamo pure a far finta di nulla? Su questo arriva contemporaneamente un video, una dichiarazione, una conferenza stampa, chiamatela come volete, di Fedorov, Mikhailo si chiama? Adesso non ricordo il nome. Comunque, l'ex ministro della difesa, quello tanto amato dalle mamme ucraine, che è stato mandato via da Zelensky nell'ennesimo rimpasto di estate 2026, dove ha spostato un po' le pedine. Ok? Lui dice che sarebbe opportuno che ci fossero elezioni per non perdere lo spirito democratico e per combattere la corruzione. Lui si è fatto questa immagine, quest'aura intorno, va molto di moda aura in questo momento, soprattutto tra i meme e tra i giovani, o tra i diversamente giovani, così se possiamo dire. Per me sono tutti giovani, quelli dai 60 anni in giù sono giovani, ragazzi, grosso modo. Gli altri sono adolescenti. Si è fatto intorno st'aura di quello che è stato mandato via e che perché stava cercando di ripulire un po' all'interno quelli che si prendevano i soldi che dovevano essere destinati alla difesa e se li spartivano. Ecco, quindi poco chiare attribuzioni di denari, sempre nostri ovviamente, europei, noi non è che facciamo i controlli, no? E lui c'ha st'aura di essere stato mandato via perché voleva un po' riformare dall'interno tutto il sistema, che invece è molto, molto, molto corrotto. Zelensky nel 2024 avrebbe dovuto indire le elezioni. Con la scusa della legge marziale, dello stato di emergenza, le ha sempre rimandate, sempre, ogni volta, sempre. Ogni volta, non è che ogni volta arrivano le elezioni, ha detto non si fanno, punto, finché c'è la legge marziale, lo stato di emergenza, non si può, la sicurezza, non si possono organizzare, poi ci sono tanti che sono sparsi in giro per l'Europa, non si riesce a fare un'elezione e tante altre motivazioni, no? Le abbiamo sentite con le giustificazioni dei media da riporto, i nostri che dicono è vero, è giusto, come fa, poverino, mi dispiace, eccetera. Risultato, Zelensky tiene il potere e fa un po' quello che vuole, fa continui rimpasti di governo, quando soprattutto ci sono personaggi che avanzano in popolarità e a lui non piace avere gente intorno che siano troppo popolari. Yermak rimaneva sempre all'ombra. Zaluzny aveva preso un po' di visibilità, l'ex capo dell'esercito. Infatti lo ha mandato via, anche perché poi ha chiesto 500.000 nuovi uomini e 500.000 nuovi soldati e ha messo alla berlina praticamente tutta la narrazione occidentale della controffensiva nel 2023, che era andata benissimo, invece poi è stato un successo. Quindi chi comincia a diventare troppo popolare, Zelensky lo manda a lavorare. Così facciamo rima. Come nel caso di Fedorov. Ora, agenzia tedesca
riporta, ma non solo, anche l'agenzia da noi riportano le stesse informazioni. L'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo, Fedorov, recentemente rimosso dall'incarico, chiede elezioni durante la guerra. Il paese si trova in una crisi di governo e la corruzione in tempo di guerra deve finire. Lui gioca molto su questa cosa. Ha 35 anni, è giovane, piace alle mamme, è una ventata d'aria fresca, piace molto, vedo anche ai media, e questo mi puzza. Quando un personaggio politico a priori piace ai media, io drizzo le antenne. Si tratta della prima richiesta di questo tipo da parte di un'importante figura politica ucraina dall'inizio della guerra nel 2022. La legge ucraina attualmente in vigore vieta lo svolgimento delle elezioni in tempo di guerra. Però potrebbero anche cambiarlo, no? Fedorov è stato rimosso, cioè quando non vogliono cambiare qualcosa che gli fa comodo si trincerano dietro, c'è la legge. No? Fedorov è stato rimosso dall'incarico come ministro a luglio. Allora, prima domanda, ma quindi si possono ipotizzare delle elezioni anche mentre c'è la guerra in corso? Si possono? Cioè, avevano detto assolutamente no, nemmeno se ne può parlare di una cosa, ma che cosa dite? Si possono. Quindi era una balla quella di Zelensky, o quella di quelli che appoggiavano quello che diceva Zelensky. Se c'è chi lo ipotizza, perché non si può fare? Con tutti i sistemi attualmente anche tecnologici, non è possibile indire delle elezioni? Secondo me se si impegnano un po', anche quelli al fronte possono votare. Però Fedorov, molto popolare, allontanato, molto popolare tra la gente e tra una parte dell'elite, allontanato da Zelensky, proteste scatenate in piazza, in varie città, soprattutto a Kiev, quelle proteste che chiedevano la reintegrazione di Fedorov come ministro della difesa e che hanno portato all'allontanamento di Syrskyi, il capo dell'esercito. È arrivato quello nuovo di cui ancora non mi ricordo il nome, non l'ho fissato in mente. Ma non basta, perché le proteste sono continuate e continuano ancora, perché vogliono che Fedorov sia rimesso lì come ministro della difesa. Lui cavalca un po' tutta questa cosa di popolarità. Il fatto che Zelensky non ami avere intorno chi ha troppi consensi lo si capisce dal fatto che nelle stesse ore Zelensky propone di nominare Kamara ministro della difesa, e perché ce ne aveva messo uno ad interim, e di confermare Sibia come ministro degli affari esteri. In questo rimpasto ancora continuano. Quindi adesso sembra avere l'idea di chi mettere come ministro della difesa. E arriva sto messaggio di Fedorov, virgolettato, di Fedorov. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Pertanto dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che permetta all'Ucraina di ripristinare un processo democratico completo anche nel mezzo della guerra prolungata. Per ottenere qualcosa, per raggiungere un obiettivo, prima di tutto devi pensare e dire di farlo. Poi trovi il modo, no? Se invece a priori dici no, rimani sempre lì. Se a priori dici la Russia non vuole il negoziato e non ci parli, tu rimani in guerra. Se invece magari inizi a dire che bisogna trovare una soluzione diplomatica, magari la trovi. Parte tutto da un'idea, anche nel piccolo. Se tu non hai la bicicletta, ti viene l'idea di avere la bicicletta, poi piano piano ci arrivi. No? Fedorov fa questo discorso senza mai nominare Zelensky direttamente. Però si capisce che è un attacco diretto a lui, voglio dire, a chi altro. Implicitamente, tra l'altro, ammette che in Ucraina i processi democratici sono inesistenti. E la domanda successiva che mi è sorta è: ma lui sta cavalcando la popolarità perché? L'ha scelto lui o è etero diretto? Il senso di ingiustizia, questo è Le Monde,
che riporta un po' un'interpretazione, delle considerazioni sulla questione. Il senso di ingiustizia rischia di erodere la fiducia tra i cittadini e lo Stato, soprattutto quando i soldati mettono a repentaglio la propria vita mentre gli altri traggono profitto dalla guerra. Questa è la reinterpretazione delle parole di Fedorov. O quando le decisioni delle autorità non vengono adeguatamente spiegate. Ora, non voglio fare sempre il bastian contrario, ma come ho detto prima, quando i media sono così improvvisamente ben predisposti nei confronti di un personaggio, quando fino ad allora hanno sempre attaccato quelli che mettevano in difficoltà Zelensky, tanto amato e tanto considerato e tanto difeso, io alzo drizzo le antenne. Perché è facile cadere nella trappola del ecco quello nuovo che risolve tutto. Di solito funziona così, soprattutto in Italia, no? Quando ci sono le elezioni, arriva il partito nuovo che promette chissà che risolve tutto. Cadere in quella trappola è un attimo. Allora, finora i media sono stati sempre a supporto esclusivo di Zelensky. Ogni cosa che faceva, ogni sua decisione, anche quella più controversa e più discutibile o ingiustificabile, veniva sempre difesa o nascosta o giustificata. E poi comunque alla fine tiravano fuori la questione dell'aggressore e dell'aggredito, che giustificava un po' tutto, anche quando le azioni erano molto più violente di quelle che faceva il nemico. Ok? Ancora oggi è così. Però improvvisamente c'è questa attenzione mediatica buona nei confronti di Fedorov. Politico. Fedorov, ex capo della difesa ucraina, chiede elezioni anticipate per sfidare Zelensky. Con foto, una foto molto che trasmette autorevolezza. Una bella foto, un bello sguardo. Quando tu vuoi un po' i giornali, quando devono riportare le immagini o l'articolo, diciamo, è un po' critico nei confronti del personaggio, riportano le immagini di quel personaggio un po' sempre con le pose un po'... quelle meno serie addirittura con le pose proprio imbarazzanti. Non so se vi ricordate, no? All'epoca di Prodi, quando Berlusconi lo riportavano sempre figo e invece Prodi col culo di gallina, quando mentre parlava stava così, no? E lo fermavano lì e l'immagine è quella, no? Invece qui abbiamo di Fedorov immagini dove lui è concentrato, lo sguardo fermo, che guarda un po' all'orizzonte, autorevolezza, giovane, bello, professionale, determinato. Allora, agli occhi dell'opinione pubblica in questo momento, agli occhi dell'opinione pubblica ucraina, ma anche quella mondiale, internazionale, la reputazione di Zelensky è scaduta. È molto peggiorata. Ha perso molta popolarità. Moltissima. E i media e i poteri forti lo sanno. Lo sanno. Difendono, però quasi che sembra che ci debba essere una sorta di sostituzione. Fedorov finora sembra essere quella ventata di novità che risolverà tutti i problemi, che finora sono stati negati, ma che ora risolverà tutti i problemi, che catalizzerà i prossimi consensi, per poi, pensiero mio, non cambiare nulla, anche perché, per quanto sia genuina questa novità, la domanda è: quanti poteri forti si approfitteranno o ci sono già dietro a questa nuova figura? Per far finta di cambiare e invece continuare a far sempre quello che hanno fatto finora. Perché nel discorso di Fedorov, a parte corruzione, elezioni, democrazia, io non ho sentito, non ho letto né una parola per quanto riguarda il negoziato, niente, né una parola per quanto riguarda compromessi per finire la guerra, né tantomeno fine della guerra, niente. Di questo non se ne è parlato. Cioè lui non ne ha parlato. I discorsi non li fanno a caso. Ripeto, parla di corruzione, di fiducia nelle istituzioni, nei processi democratici,
ma nulla sulla fine della guerra o di un eventuale negoziato. Per noi il problema principale è che la guerra drena miliardi e miliardi dalle nostre tasche verso le armi. Per i poteri forti, per le grandi fabbriche di armi, le grandi lobby delle armi, invece le guerre sono molto utili perché consumano quelle armi che sono prodotte, che in questo momento vogliono produrre di più con il riarmo europeo. I politici europei hanno detto di sì ormai, centinaia e centinaia di miliardi nelle armi, soprattutto americane. Quindi, dal loro punto di vista, la guerra non va fermata, va alimentata ed eventualmente il più a lungo possibile ed eventualmente anche allargata, estesa anche ad altri paesi. Infatti dicono continuamente che la Russia ci attaccherà e che i paesi baltici e che la Moldavia e che la Polonia, dicono sempre quello. Per chiudere, due curiosità. C'è Lavrov che accusa Londra, ma già ve ne avevo parlato nel video precedente del Ministero degli Esteri russo, che ha detto a Londra per quanto riguarda i droni che sono stati lanciati su Mosca, che erano e sono britannici, si prenderà le sue conseguenze. Lavrov parla e dice di considerare un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna negli attacchi sul territorio russo. Ci mancherebbe altro, è ovvio che sia così. E minaccia in qualche modo anche la Germania risponde, rimanda al mittente, tutte queste tensioni qua. Nel frattempo, al fronte, velocemente una citazione proprio veloce di quello che sta accadendo, ancora droni ucraini su Mosca, nessuna notizia specifica mentre sto registrando su quali obiettivi siano stati colpiti, obiettivi significativi. Ukrainska Pravda riporta che sono stati lanciati 2 missili russi e 65 droni. Non conteggiavano più i missili, però 2 missili russi, dicono. La maggior parte neutralizzati, eccetera, eccetera. Questa è l'aeronautica militare ucraina. La TASS dice che 2 centri abitati nel Donetsk sono caduti nelle ultime 24 ore sotto il controllo russo. Ovviamente da noi non si fa menzione di tutto questo, si cambia solo il colore sulle mappe. Anzi, oggi ESV dice che a Kostantinivka, quelli che prima erano delle infiltrazioni russe, a Kostantinivka, sembrano siano state consolidate delle posizioni da parte dei russi. Cominciano a dire così. Sembrano siano state consolidate. Hanno messo il tratteggiato sopra Kostantinivka. Sempre Ukrainska Pravda. I russi attaccano l'oblast di Zaporizhzhia più di 1000 volte in un solo giorno, tra bombardamenti, attacchi vari. 2 morti e 10 feriti, perché noi riportiamo solo ed esclusivamente le vittime civili e gli obiettivi civili colpiti. Basta. Un attacco russo ha causato interruzioni di corrente che hanno colpito un numero significativo di edifici, di abitazioni a Zaporizhzhia, e potrebbero verificarsi interruzioni di corrente in alcune zone a causa dell'attacco nemico. Fine. Stop. Grazie di essere arrivati fin qui, lasciate un like, lasciate un commento, sostenete il canale con un piccolo abbonamento, ci sono 3 livelli su YouTube, potete fare quello che vi piace di più. Oppure c'è Patreon in alternativa per sostenere il canale, lo trovate in descrizione. Patreon vi permette di fare, oltre che l'abbonamento mensile, scegliere anche l'annuale che è scontato di 2 mesi. Scegliete il livello che più vi aggrada. Grazie, al prossimo video.